Con la chiave, ragazzi, fa la gara con la chiave. È pieno di malandrini, Cioè, ragazzi, 75 anni su un Panicale 1299. Oh! Circuito Tazio Nuvolari, 16-17 giugno, terzo round di campionato. Oggi arriviamo al fatidico Giro di Boa, in cui sarà fondamentale fare punti per restare in lotta per il titolo. Attualmente Palladino domina con 30 punti di vantaggio, mentre la lotta per il secondo posto è apertissima, con Scotti, Striato, Lamagni, D'Ambrosio e io, tutti racchiusi in soli 10 punti. Questa è, a detta di molti, la pista più difficile di tutta la stagione. È un tracciato estremamente tecnico in cui interpretare correttamente le linee può far guadagnare parecchi secondi e in cui ogni errore si ripercuote sulle curve successive. Come se non bastasse, questa pista presenta un asfalto estremamente sconnesso con molte buche e avvallamenti che, oltre a essere rischiosi, specialmente per l'anteriore, rendono ancora più difficile interpretare la pista e capire il giusto setup. Prima di questo weekend ho fatto 2 giornate di test più una giornata su una moto in prestito e siamo ancora in alto mare. Il mio best attuale è di 2 secondi più lento della pole dell'anno scorso, il che dimostra come capire questa pista non sia una cosa facile. Ci sarà da lavorare. Questo sarà un weekend difficile, ma in fondo siamo tutti sulla stessa barca. Ok, ci siamo. Appena arrivato qua per il primo turno di prove libere, 9:40. Nei test precedenti ho girato in 24,4 e per stare davanti puntiamo al 23 basso. Questo è l'obiettivo della giornata. Primo turno finito, piantato come un albero. Ho avuto il problema che mi saltella dietro ogni volta che metto la prima e che pompa ogni volta che prende mano il gas. Quindi stiamo cercando di capire un po' a livello di ciclistica dove intervenire. Ecco, quella linea azzurra che schizza alle stelle è il pompaggio che ho dietro all'ultima curva, l'accelerazione. Madonna. Cosa vuol dire pompaggio? Quando dici che la moto pompa dietro significa che fa questo lavoro qua, quindi tu sei sulla sella e ti senti saltellare tutto quanto. Il problema è che ogni volta che quando inizia a pompare tu non riesci ad accelerare tutto perché hai il posteriore che è instabile e continua a fare così. Quindi quel pompaggio lì mi fa perdere un sacco di tempo perché finché non smette io non riesco ad accelerare tutto quanto. Oltre a essere pericoloso perché se accelero tutto mentre la moto sta pompando faccio un high side e finisco per aria. La gomma, perdendo grip e riavendolo, praticamente lei continua a muoversi in questo modo. Ok. Questa cosa qua viene amplificata se l'ammortizzatore non riesce ad assorbire nel modo corretto quel movimento. Ok. Quindi succede che si sommano 2 movimenti e l'effetto finale è quello che tu hai visto nel grafico. Quindi si indurisce l'ammortizzatore posteriore, gli si dà più precarico in modo tale che lui riesca a smorzare questo schiacciamento della gomma. Per risolvere il saltellamento in prima invece tolgono freno motore in prima marcia. Vedete, qua ci sono le marce, lì c'è i giri e qui ci sono i valori di freno motore. Lui per ogni range di giri di ogni marcia può impostare un valore di freno motore specifico. Ok, secondo turno finito, ho rifatto il mio best, quindi siamo sulla giusta strada e la modifica che ho fatto al mono è servita, infatti adesso non pompa più, non saltella più. Ho visto che qualcuno nei commenti mi ha suggerito di provare i tank grip, che sono queste cose che si mettono sul serbatoio per avere più grip qua. Così le proviamo. Max!
Max, spero stia bene, l'ho visto per terra. Stai bene? Sì, Dai. per domani ce la faccio. Va bene. Tra l'altro, airbag gonfio. Funzionato. È servito, sì. Che è successo? La sbacchettata non la controllavi più. Ah, sei arrivato senza freni per la sbacchettata? E niente, questo turno è durato 2 giri, perché il primo giro bandiera rossa, mi hanno dato 3 minuti di turno, io ho fatto 2 giri ed è finito lì. Non ho capito niente, quel poco che ho capito è che quei tank grip mi piacciono. Vabbè, gireremo domani, qualifica. Come avrete notato, purtroppo il buon Perotti oggi non c'è perché ha l'influenza, quindi sono qua da solo. Ho avuto fortuna che è capitato per caso. Ecco, la persona che è capitata per caso è un mio amico pilota che preferisce non essere menzionato in questo video, quindi rispetto alla sua decisione, e mi ha guardato un po' dalla tribuna mentre giravo. E lui mi ha fatto notare che tiro troppo. E voi direte, vabbè, non è vero, stai andando piano, non stai tirando troppo. Tiro troppo nel senso che forzo tutto troppo, quindi forzo troppo le accelerazioni, le staccate, e questo mi porta a essere rigido sulla moto, a essere poco fluido, a stressare tanto la moto, il mio fisico. E per quanto paradossalmente possa sembrare che quando tu tiri fai il tempo, in realtà più tiri, più ti sforzi e meno vai veloce. Alla fine il cronometro parla chiaro. Quindi quello su cui devo concentrarmi è l'andare più piano, perché andando più piano si va più forte. Ed è questa la difficoltà dell'andare forte in moto, perché è chiaro che se vai piano ed è difficile fare le frenate forti, le curve forti, le accelerazioni forti senza impiccarsi troppo. E infatti sono entrato qua a bordo pista in questo momento per guardare quelli della 1000 Open che vanno giusto quel tanto così più forte di tutti noi messi insieme e vedere come guidano. La cosa sconvolgente è guardare Massimo Bocelli, pilota di 62 anni, che in questo momento è in testa al campionato Open, quindi quello più difficile che c'è, che si fa 15 giri di gara e io a 28 fatico a farne 8. Voi lo vedete guidare, la sua moto non si muove mai, è una tavola, ha una pulizia nella guida, una perfezione tale che è sconvolgente. Cioè voi lo vedete guidare e dite, boh, sto qua sta andando piano, poi guardi il crono, cioè, è pazzesco, e c'è solo da imparare da piloti come lui. Ecco, ora questo weekend di gara per me è stato fondamentale perché ho fatto uno step in avanti nella guida pazzesco. Tra pochissimo infatti vedrete il tempo che sono riuscito a fare in qualifica e è qualcosa di talmente importante che non voglio semplicemente inserirlo in questo video, ma voglio fare un video dedicato. Quindi prossimamente uscirà un video in cui spiegherò nel dettaglio qual è questo segreto che mi ha permesso di fare uno step in avanti pazzesco. E l'altra cosa figa di questo weekend di gara è che insieme a noi, non nella stessa griglia, fanno una griglia a parte dedicata a loro, ci sono anche i diversamente disabili. Diversamente disabili che tra l'altro qualche giorno fa mi hanno invitato a girare insieme a loro per aiutarmi un po' a memorizzare sta pista che non mi entra in testa. Ci avete presente Batman che in ogni puntata gli presentano le nuove invenzioni? Cioè, puoi mettere giù un gomito adesso, eh? Adesso sì. Tac, mamma mia. È un polso che è anche migliorato rispetto a un polso vero. Veramente? Ma guardate chi c'è anche il mio coach. Ecco. Lui l'ho fatto vincere, È stato un bravo insegnante. Lui è bravo in tutto. Tutto. Vediamo in moto. No, in moto. Oh! Ma non hai mai guidato una moto in pista? Si è allenato di nascosto, ha fatto come qualcuno che può allenarsi oggi per la gara di domenica. Magari in moto. L'ho fatta nel 54. Madonna.
Col Dem. Sei più avanti di Con la tutti, sei scritta. arrivato primo. Ma che c'ha 200 cavalli? Vale, di più. 208. Alla ruota. Adesso l'istruttore di Arturo Merzario. Tanta roba ragazzi, tanta roba. Attento che ha solo 2 ruote. Non sta in piedi da sola. Oh, frena solo con la moto dritta, che se freni la piegata va via lo sterzo. Cioè ragazzi, 75 anni su un Panigale 1299. C'ho paura io a guidarlo. Pensa io che gliel'ho data. Never mind, I'm thinking out loud before we draw a crowd. Reel it in, take it easy, there's no need to scream and shout. As far as I can see, think it's time for you to live in peace. Think it's time for you to live in peace. Un ritorno. No, vieni qua, bestia. Come cazzo hai fatto? Sono dimagrito, ho fatto una cura dimagrante e ho perso 2 kg in una settimana. Come hai fatto con quel bidone che... Dov'è il bidone? È un 959 tutto originale. Sai cosa c'è? Le piccole cose, sai? Ho preferito mantenere una marcia più bassa, non mettere la terza, ho detto mantengo la seconda all'imitatore e me la trascino fino a là. Ho tolto un secondo. In due curve. Quali? Non dirlo. No, io lo dico, io non ho problemi. Quella Io sono qua là che è la doppia divertirmi. sinistra. Nel curvone entro, scalo. Con la chiave, Con la ragazzi. chiave. Fa la gara con la chiave. Qua è pieno di malandrini, qua è pieno di malandrini. Guarda se ha tirato giù un secondo, però avanti ha fatto un tempo che... Qualifica 1 finita e pazzesco. Ho iniziato a guidare piano, pulito, fare tutte le cose in maniera fluida. Ho tirato giù un secondo. Ho fatto 23,4. Lì davanti Vocaturi ha fatto 22,7 con una moto stradale, un 9,59. Io cioè dimostra che in moto comunque alla fine quello che conta è dargli il gas. Davvero i miei complimenti. E poi davanti abbiamo Striato e la Magni, mentre Scotti e Palladino sono dietro. Vediamo di migliorare in Q2. Purtroppo in Q2 le temperature sono salite molto e il grip è calato. E migliorarsi era quasi impossibile. Nonostante ciò mi sono migliorato, ma ho tolto solo un decimo, portando a casa un 1.23.2 che mi vale un quarto posto in griglia, che tutto sommato è positivo. Infatti davanti a me ho Vocaturi, che con la sua moto da 30 cavalli in meno ha bastonato tutti quanti, la Magni e Striato, che sono tutti e tre dietro di me in classifica. Palladino e Scotti invece partiranno dietro, rispettivamente quinto e settimo. Se a fine gara manterrò la posizione, il campionato si riaprirà ulteriormente e ci ritroveremo tutti quanti in lotta per il titolo. Come andrà a finire? Preparatevi, perché in gara succederà qualcosa di assurdo che nessuno avrebbe mai immaginato. Take it easy.
there's no need to scream and shout.